Quando Giove e Saturno si incontrano nel cielo, come è capitato il 21 dicembre del 2020, il tempo stesso sembra trattenere il respiro. È la grande congiunzione, un evento raro, in cui i due giganti del sistema solare si sfiorano come due dei antichi che si incontrano di nuovo dopo 20 anni di distanza. Ma questo incontro non è solo un fenomeno astronomico, è la rappresentazione cosmica del mito eterno tra padre e figlio, tra Saturno e Giove, tra Crono e Zeus. E nel silenzio delle stelle anche i loro figli e le loro amanti, trasformate in lune e costellazioni, continuano a raccontare la storia del cielo. Io sono Stelvio Caponero e questa è la finestra sul cosmo. Saturno, il crono dei Greci, era il signore del tempo. I suoi satelliti portano nomi che ricordano gli dei e i titani che gli furono vicini o avversari. Ogni luna è un frammento della sua leggenda. Titano, il più grande, rappresenta i titani, la razza divina sconfitta da Zeus. Rea, la moglie di Crono, madre degli dei olimpici, ed è colei che salvò Zeus dal destino di essere divorato dal padre stesso. Giapeto, padre di Prometeo, simbolo dell'ambizione umana e della conoscenza rubata agli dei. Teti, la dea del mare primordiale, rappresenta l'origine della vita. Mimas, un gigante sconfitto dagli dei, la cui ferita sembra ancora impressa nel suo enorme cratere. Encelado, titano ribelle sepolto da Zeus sotto l'Etna. Saturno dunque non è solo un pianeta, è un pantheon intero, un archivio di storie antiche che orbitano attorno al tempo stesso. Giove, il maestoso sovrano del cielo, è circondato da una corte di satelliti che portano i nomi delle sue amanti. Ogni luna racconta una passione, un tradimento o una metamorfosi. Io, Europa, Ganimede e Callisto. Oggi incentreremo il video su Callisto, una ninfa che divenne una costellazione. Callisto era una compagna di Artemide, votata alla castità, ma Zeus, colpito dal suo fascino, la sedusse assumendo l'aspetto della dea. Quando Callisto rimase incinta, Artemide la scacciò ed Era, la moglie di Zeus, la punì trasformandola in un'orsa. Anni dopo, il figlio di Callisto e Zeus, Arcas, durante la caccia, stava per trafiggere con la lancia la propria madre, con le sembianze di orsa. Quando Zeus intervenne e per salvarli li sollevò in cielo. Callisto divenne l'orsa maggiore e Arcas l'orsa minore. Da allora le due costellazioni ruotano eternamente attorno al polo nord celeste, senza mai tramontare. Era, però, invidiosa, chiese a Poseidone di impedir loro di riposare sotto l'orizzonte, e così fu. Le orse non scendono mai nel mare, restando sempre visibili nel cielo del nord. Nelle diverse culture l'orsa maggiore ha preso molti nomi. Per i greci era Arctos, la grande orsa, da cui deriva la parola Artico, la regione dell'orsa. All'interno della costellazione dell'orsa maggiore si trova il carro maggiore, detto asterisma, e secondo un'antica leggenda le 7 stelle rappresentano 7 buoi che arano il firmamento. Dal latino 7 buoi, septem triones. Da questo mito nacque il termine settentrione, che ancora oggi indica il nord. La grande congiunzione di Giove e Saturno è in fondo il ritorno di un'antica conversazione tra dei, il padre del tempo e il figlio del cielo. Intorno a loro orbitano i ricordi delle loro storie, lune, miti, costellazioni, che non smettono mai di parlarci. Ogni volta che guardiamo l'orsa maggiore, vediamo Callisto che ruota nel cielo e che rincorre il proprio figlio Arcas. E ogni volta che Giove e Saturno si avvicinano, rivediamo il legame eterno tra passato e futuro, tra mito e scienza, perché l'universo non dimentica, semplicemente continua a raccontare.